Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare la ricevente GPRC Express LRS Gemini Crossband. Prima di procedere però diamo uno sguardo alle specifiche perché sono assolutamente interessanti e innovative. Come suggerisce il nome della ricevente abbiamo un sistema Gemini, questo significa che nella scheda sono integrate due riceventi distinte e che lavorano in modo del tutto autonomo. Fin qui nulla di nuovo, il sistema Gemini lo abbiamo visto anche in precedenza, la vera novità però sta nel fatto che possiamo scegliere di far operare queste due riceventi, entrambe a 915 MHz, entrambe a 2.4 GHz, oppure una a 915 MHz e l'altra a 2.4 GHz. Questo risultato è possibile grazie all'utilizzo dei nuovi chip Semtech LR1121 che permettono la trasmissione dual band a 900 MHz e 2.4 GHz. Per garantire una ricezione ottimale, GPRC ha sviluppato queste antenne, in grado di ricevere sia il segnale 2.4 GHz che quello a 915 MHz. La parte lunga si occuperà della ricezione della frequenza 915 MHz, mentre la parte corta si occuperà di ricevere il segnale a 2.4 GHz. In questo modo, come abbiamo detto, possiamo scegliere qualsiasi combinazione di frequenze senza necessità di dover cambiare alcuna antenna. Questa caratteristica rende la ricevente GPRC estremamente versatile e può essere abbinata a qualsiasi modulo Express LRS presente in commercio, sia integrato nella radio che esterno. Possiamo usare moduli singoli, Gemini, Crossband, sia a 915 MHz che 2.4 GHz. A questo punto passiamo al collegamento. Come potete vedere da questo schema, nella ricevente abbiamo GND, 5V, TX ed RX. Individuiamo quindi una UART libera sul flight controller e colleghiamo i cavi nei rispettivi pad, facendo attenzione a saldare RX e TX invertiti tra loro. Per quanto riguarda la configurazione su Betaflight, attiviamo Serial RX nella UART che abbiamo usato per i collegamenti. Io ho saldato i cavi su RX1 e TX1, quindi abilito Serial RX nella riga della UART 1. Nella pagina preset scegliamo il preset relativo al refresh che vogliamo impostare nel modulo. Nel caso non ci fosse il valore esatto non è un problema, scegliete quello che si avvicina di più. Se ad esempio nel modulo impostate un refresh di 200 Hz, potete scegliere tranquillamente quello a 250 Hz che va bene lo stesso. Passiamo ora all'aggiornamento firmware. Per iniziare scarichiamo l'Express LRS Configurator, vi lascio questo link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico questo file. Ed eccoci nel configuratore. Qui scegliamo sempre l'ultima versione disponibile. In target scegliamo GPRC, in device GPRC 900 2400 Gemini Crossband RX. Come metodo per il flash scegliamo Betaflight Pass-Through. Qui dobbiamo scegliere la banda facendo attenzione a selezionarne una sia per la 2.4 GHz che per la 900 MHz. In particolare state attenti a scegliere le stesse frequenze che avete impostato sul modulo. Se ad esempio il vostro modulo ha firmware FCC 915, allora anche sulla ricevente dovete scegliere FCC 915. Se usate frequenze diverse, il bind non avverrà in alcun modo. Qui ricordiamoci di inserire la nostra password per il bind. Per finire facciamo flash. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto abbiamo finito. Il chip LR1121 è in grado di ricevere in modo automatico e senza dover impostare nulla la banda 900 MHz e quella 2.4 GHz. Se trasmettiamo a 915 MHz, la ricevente riceve automaticamente a 915 MHz. Se trasmettiamo a 2.4 GHz, la ricevente riceve automaticamente a 2.4 GHz. Se usiamo un modulo dual band, la ricevente riceve ed elabora simultaneamente i segnali a 915 MHz e 2.4 GHz. In questo esempio vedete dei moduli Gemini, ma potete usare senza problemi un modulo a singola antenna come ho fatto io. A prescindere dalla frequenza con la quale trasmettiamo il segnale, se la password è giusta, il bind avviene senza problemi. Non c'è quindi bisogno di specificare alla ricevente se ricevere a 900 MHz o a 2.4 GHz.
In conclusione posso dire di essere rimasto molto colpito dalla tecnologia crossband e dai risultati che ha raggiunto in questi anni ExpressLRS, che si conferma come l'RC Link di riferimento per la community FPV ma non solo. C'è da dire che ExpressLRS è un sistema decisamente solido e già con modulo e ricevente singola possiamo volare in tutta tranquillità nella maggior parte degli scenari. Crossband quindi va considerato soprattutto in quei casi dove ci siano parecchie interferenze su una banda specifica. Utilizzare contemporaneamente una frequenza 915 MHz e una frequenza 2.4 GHz fa sì che il sistema abbia a disposizione un ampio spettro di comunicazione, di conseguenza si riduce drasticamente il rischio di perdita pacchetti dati. Se quindi cercate una ricevente crossband, la proposta GPRC farà sicuramente al caso vostro e in un'unica soluzione abbiamo una ricevente capace di essere abbinata a qualsiasi modulo ExpressLRS presente in commercio. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.